Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo video tratterà due verbi particolarmente importanti in italiano, particolarmente usati e molto spesso confusi tra loro. I due verbi di cui vi sto parlando sono i verbi andare e venire. Si tratta di due verbi di movimento che al presente indicativo sono irregolari. Iniziamo con il verbo andare, la cui coniugazione al presente è questa. Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Andare è un verbo che indica un movimento verso un luogo. Lo usiamo quando il movimento è verso un luogo lontano rispetto alla persona che parla. Se io per esempio dico domani vado in aeroporto, mi allontano dal posto in cui sono adesso per andare in un posto più lontano, in questo caso l'aeroporto. Dunque la traduzione del verbo andare in inglese è to go. La difficoltà del verbo andare sta nello scegliere la preposizione che segue il verbo. Alcune volte usiamo andare a, alcune volte usiamo andare in. Purtroppo non ci sono regole fisse in merito all'utilizzo della preposizione. Infatti, per esempio, possiamo dire andare al teatro, però diciamo anche andare in farmacia. E voi vi starete chiedendo perché andare a teatro e andare in farmacia? Come vi dicevo, appunto, non ci sono delle regole fisse, non c'è una regola univoca che vi permette di scegliere tra a e in. Sono tante piccole regole che vi possono aiutare nello scegliere. Se il movimento dell'andare è verso una città, utilizziamo andare a. Io vado a Milano, lei va a Bologna. Invece, se si tratta di uno stato, di una regione o di un continente, utilizziamo andare in. Io vado in Spagna, Alessia va in Lombardia, loro vanno in Europa. Usiamo andare da se il movimento è verso il posto di una persona. Può essere la casa, può essere l'ufficio, può essere uno studio, può essere uno spazio di una persona. Per esempio, se io dico vado da Giulia, significa che vado a casa di Giulia, a casa di una persona. Vado dal dottore, in questo caso sto andando nello studio del dottore, nello studio di una persona. Un'altra piccola cosa che vi può aiutare nello scegliere la preposizione adatta è che utilizziamo andare in quando la parola che segue il verbo termina in cia o teca. Vado in farmacia, vado in pizzeria, vado in biblioteca. Ci sono altre parole, ma queste sono indubbiamente le più comuni e le più ricorrenti. Infine utilizziamo andare a se il verbo andare è seguito dal verbo all'infinito. I go to cook dinner. Vado a cucinare la cena. Vado a cucinare la cena. Cucinare è il nostro verbo all'infinito, dunque lo precediamo con la preposizione a. Passiamo al verbo venire. Il verbo venire è un verbo anche qui irregolare nel presente indicativo. Coniughiamolo insieme. Io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Il verbo venire è allo stesso modo un verbo di movimento, però in questo caso non ci stiamo allontanando dalla persona che parla o dalla persona che ascolta, ma ci stiamo avvicinando. Quindi se io per esempio dico vengo da te, significa che io mi sto avvicinando a te. Al contrario, se io ti dico vieni da me, ti sto dicendo di avvicinarti a me. Ti stai avvicinando alla persona che parla. Dunque il verbo venire corrisponde in inglese al verbo to come. Le preposizioni che utilizziamo in seguito al verbo venire sono le stesse che utilizziamo in seguito al verbo andare. Vengo a Milano, vengo in Italia, vengo a cucinare e via dicendo. Però per capire veramente la differenza tra il verbo andare e venire, proviamo a fare due frasi e vediamo le differenze tra queste. Se io per esempio sto parlando con voi e vi dico questa sera vado in pizzeria,
questa sera vado in pizzeria. Con questa frase io sto già supponendo che voi non vi troverete in pizzeria. Vado io, ma voi non ci sarete. Quindi la persona che ascolta non sarà nel luogo d'arrivo. Ora diciamo la stessa frase, ma cambiamo il verbo andare con il verbo venire. E adesso vi dico, sempre parlando con voi, vengo in pizzeria questa sera. Vengo in pizzeria questa sera. Le persone che stanno ascoltando, in questo caso voi, sarete in pizzeria questa sera. Quindi le persone saranno nel luogo d'arrivo. Penso che con questo esempio sia un po' più chiara la differenza tra questi due verbi. Il verbo venire, così come il verbo andare, viene utilizzato anche in diverse espressioni idiomatiche che al momento non menzionerò perché questo video riguarda semplicemente le differenze tra il verbo andare e venire. Soltanto una piccola precisazione, come vi dicevo, le regole delle preposizioni sono praticamente le stesse del verbo andare, con la differenza però che vengo seguito da può essere utilizzato sia se vado nel posto di una persona, per esempio vengo da te, I come to your house, ma venire da si può utilizzare anche per esprimere provenienza, per dire to come from. Vengo da Genova, I come from Genova. Direi che più o meno abbiamo visto le differenze principali tra andare e venire. Come detto poco fa, ci sono diverse espressioni idiomatiche con il verbo andare e ci sono diverse espressioni idiomatiche con il verbo venire, che cercherò di insegnarvi con altri video magari più brevi. Ho preferito focalizzarmi sulla differenza tra questi due verbi. È tutto per il video di oggi, spero che questo video sia stato utile. Se avete dubbi o domande scriveteli nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!